Ciao a tutti e ben ritrovati in questo secondo episodio nella fantastica Austin, ovvero la capitale del Texas, e in questo quarto episodio della serie sul Texas. Per guardare la playlist con tutti i video inerenti alla serie sul Texas vi lascio il link qui in alto a destra. Durante questa giornata ad Austin vedremo 3 tappe davvero uniche, però in questa prima parte ve ne mostrerò solo una delle 3, ovvero il Campidoglio di Austin. Infatti in questo video visiteremo il Campidoglio da cima a fondo, dove vi darò diverse informazioni e curiosità molto interessanti. Andremo a visitare i giardini, incroceremo una band che suona all'interno del Campidoglio e tanto altro ancora. Vi anticipo solo che nella seconda parte di questa giornata c'entrano il fiume Colorado e dei pipistrelli, però scopriremo le ultime 2 tappe a fine video. A fine video vi dirò di cosa si tratta, ma li vedremo poi nella seconda parte, quindi nel prossimo episodio. Per questo ti invito fin da subito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti sia la seconda parte che tutti i prossimi video sul Texas, che tutti i prossimi video su viaggi, trekking, escursioni, consigli e tanto altro ancora. Detto questo, buona visione. Ok, stiamo finalmente uscendo di casa. Andiamo a fare colazione, vediamo qua. Allora, cielo limpido, farà un caldo della Madonna oggi. Comunque stavo dicendo prima che mi lasciassi distrarre, andiamo a fare colazione e poi andiamo nel monumento più importante e significativo di Austin, che scopriremo tra poco. Ok, colazione da Starbucks e tra un po' mi dovrebbero chiamare. Abbiamo preso un muffin e una marmellata e un cappuccino. E ci dirigiamo al Campidoglio. Ok, come un bravo americano si cammina con il caffè di Starbucks. Ma prima di entrare al Campidoglio vi voglio dare alcune informazioni e curiosità. Il Texas State Capitol, ovvero il Campidoglio, funge come sede per il governo e la legislatura del Texas. È stato costruito nel 1882 e inaugurato nel 1888 e ha un'altezza di ben 92 metri. Ma adesso scopriamo cosa si trova al suo interno. Allora, dovete sapere che l'ingresso qui è gratuito, però e ne partono uno ogni 30-40 minuti e il giro dura circa mezz'ora ed è completamente gratuito. Inoltre puoi decidere di richiedere la lingua straniera, però per farlo bisogna che loro abbiano più persone che richiedono quella lingua. Infatti noi abbiamo richiesto l'italiano, ma eravamo solo noi a richiederlo in italiano e quindi non è stato possibile. Però c'è la possibilità di chiedere la brochure in italiano dove c'è la visita autoguidata e adesso partiremo a visitarlo. Dai! Questi sono Sammy Houston e Steven Austin. Da questi due hanno preso i nomi della città di Houston e della città di Austin.
Allora, questi stemmi sul pavimento rappresentano i 6 paesi che hanno governato il Texas. E tutti questi rappresentati nei dipinti sono i ritratti dei presidenti, il Presidente della Repubblica e dei governatori dello Stato. Lei è la prima governatrice donna del Texas. La stella della cupula si è trovata a 66 metri di altezza e la distanza tra una punta e l'altra misura 2,4 metri. Ok, questo è il museo agricolo, ovvero come facevano l'agricoltura in Texas in passato. Adesso prendiamo le scale, andare al secondo piano e andare alla Camera del Senato. Ok, biblioteca del Reference Legislative. Ok, una cosa interessante di questa sala è che una volta il pavimento non era così, ma poi per farlo più silenzioso hanno deciso di mettere la moquette. Comunque sia una biblioteca stile americana funzionante, non si scappare qua vicini l'uno all'altro. Tipo dove in uno di questi libri qua dietro c'è tipo una password che ti fa, cazzo ne so, sconfiggere il nemico. Questa è la Casa dei Rappresentanti ed è anche la sala più grande di tutto il Campidoglio. Qua fanno veramente le leggi. La sala del governatore per il ricevimento pubblico. Vediamo. Quella era la Camera del Senato. Siamo al quarto e ultimo piano adesso e questa qui è la biblioteca di prima. Ok, appena usciti da Campidoglio, adesso giriamo un po' il parco che misura ben 22 acri e in giro per il parco, come avete visto all'inizio, ci sono diversi monumenti e adesso seguendo la guida vediamo un po' di girarlo un pochino. Poi andremo a mangiare e poi passiamo alla prossima tappa, che anche quella è qualcosa di unico che noi italiani non vediamo molto spesso. Ok, allora appena si entra nel giardino sulla destra troviamo il monumento Tegliano e questo riconosce i contributi dei coloni messicani e spagnoli alla cultura e alla storia texana. E poi sto parco è pieno di questi uccellini qui sulla testa della tizia. Ok, è entrato dall'ingresso sud, andando in fondo sulla destra, ovvero l'entrata est del Campidoglio, si trova la Biblioteca dello Stato, ovvero questa struttura enorme qua. E questo qui è il monumento ai veterani di guerra del Vietnam. È
vecchia porta nord che c'era un tempo, e questa è l'entrata nord del Campidoglio. Questo è il monumento alla seconda guerra mondiale. Questo è il memoriale alla battaglia di Pearl Harbor, e qua c'è la replica della Statua della Libertà. E questo è il monumento ai veterani della guerra in Corea. La passeggiata in forma ovale l'abbiamo finita e adesso siamo rientrati al punto di partenza. Quindi adesso usciamo da qui, andiamo a mangiare e poi passiamo alla seconda tappa. E spero si possa entrare nella seconda tappa, perché non ne sono sicuro, non sono riuscito neanche a leggere bene su internet come entrare, come si fa, eccetera. Spero si possa fare una visita. Ok, si intravede la seconda tappa di oggi. Vediamo chi capisce già di cosa si tratta. Ok, da qui siamo ancora più vicini. Sarà difficile indovinare cos'è, perché io lo so, cioè io credo sia possibile. Io credo sia possibile perché so cos'è, però non credo che l'avrei indovinato da qua. Se lo indovini però scrivi uno nei commenti, vuol dire che c'è una vista acutissima. Questo è tutto uno spazio dedicato allo sport. Qua c'è tipo una palestra all'aperto, vari campi, tipo mi sa che è tipo un campo da baseball, però la gente ci gioca tipo a frisbee, vai skate, corre. Vedi che qua c'è la ciclabile, vedete qua c'è la ciclabile. Ok gente, stiamo andando allo stadio dei Bullock, ovvero una squadra del Texas del college, e questo è il loro stadio, e vorrei entrare a fare un giro, vediamo da dove si entra e se si può visitare. In tutto ciò dovremmo anche mangiare perché sono le 1:50, quindi la fame c'è. Niente ragazzi, entrare allo stadio non si può e... Scrivilo. E niente, c'è il museo, quindi entriamo al museo. Peccato che non si può entrare, abbiamo appena chiesto. Adesso comunque prima andiamo a mangiare, poi andiamo al museo e poi andiamo, credo, all'ultima tappa, vediamo. Ok, chiedendo indicazioni per mangiare, stiamo morendo, siamo finiti questo Cypress Band Café che non sembra male, c'è posti fuori, e adesso entriamo a chiedere un po' cosa c'è da mangiare. Ok, abbiamo avuto un po' di disagi a pagare con questa cosa qui, e dei ragazzi ci hanno aiutato, perché si può pagare solo con quella. Adesso sono arrivati i panini e poi di qua a parte devi prendere l'acqua, sempre solo con la carta. Un casino, un casino. Adesso vediamo questi. Erroneamente gli abbiamo fregato anche una bottiglia d'acqua, perché non avevamo capito che l'acqua ce la davano nel bicchiere e non in bottiglia, e mia madre gli ha preso la bottiglia, quindi abbiamo guadagnato un'acqua naturale, bella grossa anche. Ok, non pensavo fosse così semplice come panino, cioè c'è solo il pollo. Pazzesco. Vediamo subito se è buono. Dai, con un po' di insalata, un po' di bacon è ancora meglio. Un po' di salsa. Mia madre mi fa mia madre mi fa, vado a prendere un dolce e torno. Vedo che c'è il cioccolato, in effetti sembrava buono. Poi avvicino meglio e vedo quella roba verde. Gli faccio, mamma, cos'è quella roba verde? Zucchine. Cioè puoi mettere in un dolce puoi mettere in un dolce le zucchine, Cristo di un Dio. Cioè se prima il dolce cioè mi sarei aspettato tutto, pistacchio. Ma le zucchine, giuro, è come avesse detto cetrioli, figa. Vabbè, comunque alla fine sì, vediamo come è sto dolce con le zucchine. Vi dirò. Si fa mangiare. No prey can escape these all-seeing eyes. La fame aiuta. La fame aiuta parecchio, insomma. Però non male. Allora, valutando un po' l'itinerario, allora in realtà il museo, non avendo visto neanche lo stadio, non mi intriga così tanto. Ci sta a vedere lo stadio e poi vedere la storia della squadra. Senza stadio, la storia della squadra balza. Quindi avevamo diverse opzioni: o andare a vedere una zona di graffiti, o andare coi kayak, o andare a questo museo. Il museo balza, e quindi abbiamo o il kayak per il fiume Colorado o i graffiti. Io voglio andare ai kayak e mia madre vuole andare ai graffiti, perché poi al tramonto abbiamo quell'esperienza da fare che vi ho detto ieri al ponte, che non è sicura neanche quella, perché non è prenotato ancora niente, così devo ancora vedere se si può. Quindi è ancora un sogno. Però quella credo sia fattibile, però dipende, non voglio spoilerarvi troppo. Quindi nel caso la vedrete a fine video, è l'ultima tappa che faremo oggi. E quindi vi aggiorno adesso su cosa faremo. Credo che andremo con i kayak però, anche perché la giornata è davvero bella, e poi il kayak è una cosa un po' diversa dalla solita, è figa. I graffiti
Ok, è bella quella zona lì, infatti poi vi lascio anche le coordinate geografiche in descrizione, così poi chi vorrà potrà andarci, e troverete anche tutti i miei itinerari sempre nelle descrizioni, così anche quello che non sono riuscito a fare, quello che era chiuso eccetera, o volete organizzarvelo in modo diverso, così ce l'avete lì e scegliete voi. Detto questo, vi aggiorno. Per quanto riguarda lo stato della mia salute, per chi se lo stesse chiedendo, chi si fosse preoccupato, nessuno, stamattina ho preso una tachipirina e devo dire che adesso è il momento in cui sono stato meglio negli ultimi 3 giorni. Però stamattina tipo già non stavo bene, in realtà stavo una ciofega. Quindi speriamo che sono in via di guarigione. Grazie per esservi preoccupati per la mia incolumità. La strada per andare al bagno da dove abbiamo mangiato, mi sa che è tipo un'università, e quello era tipo una specie di bar, coso per l'università. Stiamo andando alla fermata e questo è il negozietto che vendono i souvenir della squadra dello stadio. Ok, siamo arrivati alla fermata e davanti c'è l'entrata dell'università, dello stadio, che c'è lo stadio. Non ci tengono tanto loro al football. E quello è il nostro pullman, ma che è senza conducente, e stiamo aspettando che arrivi il conducente. Allora siamo riusciti a prendere il pullman e è uno dei pullman più freddi al mondo, credo. È una cella frigorifera con le ruote. E niente, adesso 4 fermate arriviamo lì e poi arriviamo al laghetto e vediamo se andare col kayak. Il conducente è stato gentile perché ho capito perché ci fanno andare gratis, perché accettano solo le monete, non danno il resto, capito? E quindi devi avere i soldi giusti, ma sono tipo 2,50 €, $2,50 costa il biglietto per 2 persone. E noi abbiamo sempre $5 minimo in carta, se no abbiamo le monetine ma non ci arriviamo mai ai soldi del biglietto. E per questo ci dicono ma sì, salite. Comunque appena ti allontani un po' dal centro non c'è un'anima, ragazzi, c'è un silenzio tombale. Non so bene dove siamo finiti, nel senso siamo finiti nella fermata e poi dalla fermata adesso stiamo cercando di raggiungere questo laghetto qui dove si possono noleggiare i kayak. Però veramente non c'è un'anima qua, qualche macchina ogni tanto, c'è confronto al centro. Infatti qua sono tutti appartamenti. Tra l'altro che sorta di appartamento lì? Io andrei a Londra. Tutti appartamenti. Ok, siamo arrivati alla struttura dove affittano i kayak e i SUP e adesso vediamo, perché se ci bagniamo magari così non lo prendiamo, perché non abbiamo cambia un cazzo. Però se riesci a non bagnarti, a portare gli zaini e cose, ci sta. Guardate quante paperelle, e lì sono tipo tutte delle tartarughine. Nel prossimo episodio vedremo la mia fatica a risalire il fiume Colorado in kayak. Ce la facciamo! E andremo a visitare un particolarissimo ponte che deve la sua fama a un'enorme colonia di pipistrelli che vive sotto di esso. Adesso andiamo a piedi sotto al ponte. Ah, e quasi dimenticavo. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti la seconda parte di questo video e tutti i prossimi episodi della serie sul Texas e la serie sul Messico, che usciranno molto presto. Detto questo, da Supertramp è tutto.